Bentornati su Turkey News Magazine, lo spazio in cui mettiamo in pausa il chiasso e avviciniamo la lente alle storie che davvero sussurrano qualcosa al cuore. Prima di addentrarci in questo racconto, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se vi va di sostenere il nostro lavoro, valutate di cliccare su abbonati. È un piccolo gesto che ci permette di continuare a portarvi i momenti più sorprendenti del mondo dello spettacolo. Oggi vi accompagniamo nel frammento più silenzioso, e forse più magnetico, della settimana. Esistono uscite di celebrità costruite come passerelle, con look studiati al millimetro, fotografi appostati e pose ripetute finché la luce non è perfetta. E poi ci sono giornate come quella condivisa da Can Yaman e Demet Özdemir, in cui l'incanto non nasce da un tappeto rosso, ma dalla capacità di due persone di scomparire l'uno nell'altra senza bisogno di annunciare nulla. Una semplice corsa in auto per Istanbul si è trasformata, inaspettatamente, nell'istante più significativo degli ultimi giorni, non per l'assenza di difetti, ma perché non c'era nulla di calcolato. Sono apparsi da una residenza appartata, protetta da filari di verde e ombra, scelta più per la pace che regala che per ostentazione. Nessun cameraman attendeva all'angolo, nessun hairstylist correva dietro di loro. Eppure si muovevano con quella compostezza naturale che diventa, col tempo, un'estensione del modo di vivere sotto i riflettori. Demet ha fatto un passo avanti con una grazia senza clamore, giacca dalla trama morbida, una t-shirt essenziale, sneakers bianche appena ammorbidite dall'uso, e pochissimi accessori che parlavano piano. Gli occhiali scuri non sembravano una dichiarazione, ma una confidenza con se stessa. Non vestiva per chi guarda. Vestiva per stare bene nel suo respiro. Accanto a lei, Can camminava con un'eleganza rilassata, in armonia senza essere specchio. Camicia aperta sul collo, denim che cadeva con naturalezza, e al polso un orologio discreto, lucido, scelto con intenzione. Tutto in lui era calibrato senza essere impostato. Nessuna parata, nessuna coreografia pensata per le foto, eppure era evidente, a chiunque avesse occhi, che appartenessero alla stessa inquadratura. Quando lo stile non è programmato, racconta più di 1000 parole. Il loro parlava correntemente, come due voci che non hanno bisogno di traduzione. Poi la portiera si è richiusa alle loro spalle e il mondo è rimasto fuori. L'auto non chiedeva attenzione, non era un trofeo da esibire. Sembrava piuttosto un rifugio dolce, una capsula sospesa, in cui la città scivola via oltre il finestrino mentre dentro si allarga uno spazio di respiro. Nel frastuono della fama che spesso urla, quell'abitacolo sussurrava una verità nitida: non serve farsi vedere per esistere. Chi li conosce racconta che non si sia trattato solo di una pausa tra impegni straripanti, ma di una scelta consapevole, sottrarsi per qualche ora al clamore, ritrovare il ritmo che appartiene a loro e a nessun altro. Un pomeriggio raro, non dedicato a set, non ai fitting, non agli scatti infiniti. Una parentesi volutamente normale. E proprio per questo, preziosa. A volte la notorietà brilla di più quando smette di esibirsi. La vettura ha costeggiato i quartieri, il sole filtrava a piccoli lampi, non come un riflettore ma come una carezza intermittente. Tra gli edifici, il Bosforo appariva e svaniva, un invito fugace che si rifletteva sul vetro senza sceneggiare nulla. Dentro, le risate correvano piano, non lanciate verso l'esterno ma custodite in quel vocabolario segreto che esiste solo quando non c'è pubblico. Per qualche istante, una telecamera indiscreta ha catturato riflessi sufficienti a scatenare il tam-tam online. Nel gioco di angoli e specchi, il sorriso di Demet è arrivato limpido e spontaneo, senza posa. Uno di quei sorrisi che non hanno bisogno di palchi, perché non sanno neppure di essere osservati. Accanto, Can si è chinato di lato, ha mormorato qualcosa che apparteneva solo a loro. La città, fuori, continuava a ronzare. Eppure, tra quei due sedili, il mondo sembrava in morbido fuorifuoco. Chi li ha incrociati li descrive come naturalmente a loro agio, presenti a se stessi, senza la minima smania di attrarre attenzione. Non stavano vendendo un amore. Stavano semplicemente vivendolo. E proprio in quella normalità, così poco mediata, si è sprigionata un'attrazione che ha tenuto gli occhi incollati agli schermi.
Perché raramente si vede una coppia famosa lasciare che un attimo resti naturale, non ottimizzato, non confezionato per essere consumato. Non servivano dichiarazioni. Bastava il modo in cui l'affetto esisteva, privo di coreografia. A metà percorso hanno parcheggiato vicino a un caffè noto più per il tempo lento che concede ai tavolini d'angolo, che per il suo peso sui social. Non hanno chiesto privacy, non hanno cercato un ingresso sul retro. Hanno varcato la porta con saluti semplici, cordiali senza quel velo impersonale dell'educazione da red carpet. Nessuna scorta, nessuna messa in scena. Ed ecco il frammento che i fan hanno riguardato fino allo sfinimento. Una brezza improvvisa ha sollevato il bavero della giacca di Dimet, e Khan, con un gesto quasi impercettibile, gliel'ha sistemato. Non un atto pensato per farsi notare. Una frase d'affetto pronunciata a mezza voce. Piccola, attenta, piena di senso. A volte la vera tenerezza non ha bisogno di grandi abbracci in posa. Dentro al locale, si sono concessi una pausa breve, senza allungarla per farsi vedere né accorciarla per il timore dei telefoni alzati. Non si sono rintanati come per difendere un confine, semplicemente si sono seduti, parte della stanza, lasciando che tutto scivolasse in un'ordinaria, magnifica semplicità. E, com'è capitato per l'intera giornata, proprio perché sono loro, l'ordinario è diventato eccezionale. Più tardi, fermi a un semaforo, l'attenzione è montata all'improvviso. Schermi in alto, flash che pulsavano come piccole stelle impazienti. Il momento pubblico ha spinto contro la loro bolla privata. Invece di irrigidirsi, hanno risposto con misura. Dimet ha accennato un sorriso lieve, grato ma composto. Khan ha ricambiato con un cenno calmo, né invito né rifiuto. Hanno riconosciuto lo sguardo altrui senza consegnare loro l'intero pomeriggio. Ecco cosa vuol dire esperienza. Essere cortesi restando protetti. Il verde è scattato, e sono ripartiti. Quando il giorno ha iniziato ad arrotolarsi su se stesso, l'auto è rientrata lungo la stessa strada frondosa da cui era partita. Il sole, abbassandosi, tingeva l'aria di quel colore che allunga le conversazioni e fa sembrare più lenta ogni chiusura. Prima di scendere, sono rimasti lì un attimo in più, come a trattenere l'atmosfera morbida che avevano costruito. Un finale in punta di piedi, messo a fuoco con la stessa cura di un punto fermo. Chi li segue non si è limitato ad ammirare l'aspetto. Ha osservato il modo in cui hanno abitato lo stesso spazio, calmi, in sincronia, fiduciosi. Non è stata solo una corsa in macchina. È stato un promemoria, alcuni legami non hanno bisogno del tappeto rosso per brillare. Ci sono gesti che parlano forte senza parole. Un bavero sistemato. Una risata trattenuta. Una pausa leggera prima di scendere dall'auto. Non urlano. Vibrano di una musica bassa, riconoscibile da chi sa ascoltare. Raccontateci, preferite le coppie che condividono a gran voce, o quelle che si rivelano nei dettagli minimi? Scrivetelo nei commenti. E, mentre ci pensate, aiutateci a far arrivare questo video a più persone mettendo mi piace. Qui su Turkey News Magazine il vostro supporto fa davvero la differenza. C'è un altro dettaglio che ha colpito gli occhi più attenti. Nel tragitto, tra un incrocio e l'altro, Khan ha abbassato il volume di una canzone proprio mentre Dimet si voltava a guardare all'esterno. Un sincronismo così naturale da sembrare coreografato, e invece era solo attenzione reciproca. Lei ha appoggiato una mano leggera sul cruscotto, le dita ferme come a scandire il tempo, e lui ha rallentato di un soffio, per allinearsi a quel ritmo. Non un copione. Un respiro condiviso. Anche la scelta del caffè non era casuale. Un posto dove le tazze non fanno spettacolo, ma raccontano continuità. Hanno preso poco, giusto il necessario per spezzare il flusso del pomeriggio, e hanno ringraziato più volte chi li ha serviti, senza quell'aura d'urgenza che spesso circonda i volti noti. La gente, lì intorno, ha percepito il confine invisibile tra il diritto di guardarli e la necessità di lasciarli stare. E quella linea è stata rispettata quasi con affetto. Nel rientrare, le strade sembravano riconoscere la loro andatura. Non c'era fretta, non c'era sfida. L'auto scivolava tra le luci che cambiavano tono,
come una pellicola montata senza tagli bruschi. Se qualcuno ancora cercava il colpo di scena, non l'ha trovato. Il colpo di scena era l'assenza di colpi di scena. Una giornata senza effetti speciali che, proprio per questo, si è impressa nella memoria di chi l'ha guardata da lontano. Se vi ha incuriosito questo sguardo intimo su Can Yaman e Dime Özdemir, diteci cosa, per voi, rende autentica una relazione. Due persone devono mostrare il loro privato o custodirlo? Noi, qui a Turkey News Magazine, crediamo che le storie migliori siano quelle che sanno stare in silenzio quando tutti gridano. Perciò, se apprezzate questo modo di raccontare, iscrivetevi, attivate le notifiche e, se volete, sosteneteci con un abbonamento. È il modo più bello per far crescere questa comunità. Alla fine resta questo: alcune storie sono grandi proprio perché non sentono il bisogno di sembrare grandi. Questa lo ha dimostrato senza proclami, in una mezza giornata fatta di dettagli minimi e verità morbide. In un mondo che chiede costantemente prove, Can e Dimet hanno scelto una risposta semplice: esserci. Non apparire, ma esserci. E, nel farlo, hanno ricordato a tutti noi che l'intimità, quando è reale, non teme gli sguardi, sa attraversarli, senza dimenticarsi di sé. Restate curiosi, restate attenti. E ricordate: a volte, le storie che vale davvero la pena raccontare sono quelle che sanno farsi ascoltare anche quando parlano sottovoce.